Gli ambienti sono molto minimalisti proprio perché era una scelta, cioè mettere l'essenziale. Questo anche perché vengono riempiti dalla visione del panorama e soprattutto del vicino foliage, delle vicine querce, entrano dentro proprio, fanno parte loro stesse dell'architettura esterna e interna del fabbricato. Sono un architetto Guarneri, specializzato essenzialmente nella progettazione di ville che hanno un loro marchio, si chiamano Ville di Luce. Durante la progettazione mi è venuto in mente un caso, diciamo, simile, analogo a quello che poi ho sviluppato, cioè la Smith House nel Connecticut dell'architetto Richard Meyer, dove sorge questa casa in verticale ed è pensata proprio come, anche quella, come una nave. Anche qui mi sono riferito un po' alla nave, infatti i vari livelli di questa casa sono pensati come i vari ponti di una nave. Al piano terra troviamo un grande vuoto destinato all'autoremessa e le scale che portano su, come quando si sale in una nave, al primo livello, al primo ponte, diciamo così, dove questo primo ponte è la zona giorno e zona notte bambini. Nella parte più alta della casa c'è un ulteriore ponte superiore dove c'è, diciamo così, la cabina di comando, cioè c'è la camera padronale con la palestra e con il bagno. Molto importante è stata la scelta estetica del design dei vari volumi esternamente e anche la scelta dei materiali, soprattutto visibili all'esterno, perché siamo in un ambiente, appunto, un ambiente bucolico, in un ambiente fatto di tanta natura, e allora ecco che anche la scelta dei colori e dei materiali diventa una cosa essenziale se vogliamo integrarci con l'ambiente stesso. Uno dei materiali principali che fanno parte dell'estetica esterna è questo marrone maculato. Che cos'è in realtà? È una resina impastata con limatura di ferro arrugginita. Questo perché? Perché mi piaceva ripetere questo marrone non piatto ma appunto nuvolato, maculato, che richiama anche un po' il colore del foliage del periodo autunnale e si integra molto bene appunto con l'ambiente circostante. Poi ci sono queste grandi esili, anche se vogliamo colonne in ferro di colore antracite scuro, che imitano, se vogliamo, o si confondono comunque con questi tronchi scuri delle querce. Poi c'è molto bianco, soprattutto all'intradosso delle solette, quindi sotto ai ponti, in quanto questi volumi aggettanti sono pensati soprattutto per essere visti dal basso, quindi dalla strada, e quindi ecco che le solette sono mantenute candide, bianche, con inserti di LED per la luce notturna. Poi c'è una pietra, anche quello elemento molto naturale che si integra e nasce dalla terra, questa pietra gialla leccese, e poi del legno scuro per le balaustre e per un rivestimento anche di una facciata. I serramenti all'esterno hanno lo stesso colore, lo stesso ralle antracite delle colonne, quindi si confondono con esse, mentre all'interno sono bianchi, proprio per continuare il bianco, il candore degli ambienti interni. Questi tre cannocchiali ottici rivolti verso i tre punti essenziali di questo panorama sono inondati appunto di luce solare, sole che accompagna le persone dalla mattina alla sera, quindi dalla luce un po' più fredda della mattina alla luce finale calda del tramonto. Questa è una cosa importante appunto perché queste ville di luce vivono ambienti gioiosi e solari appunto.